Come facciamo a risolvere questa equazione con valori assoluti? Questa volta consiglio di scartare immediatamente l'ipotesi di procedere mediante la definizione di valore assoluto, perché altrimenti si andrebbero a generare tantissimi casi, perché sia per questo valore assoluto dovremmo distinguere il caso in cui è negativo e il caso in cui è positivo. Idem per l'altro avrei dovuto distinguere il caso in cui è negativo e il caso in cui è positivo, e questo purtroppo mi porta ad avere numerosi casi, perché per il caso meno poi avrei due casi di quel valore assoluto, per il caso più avrei due casi di quell'altro valore assoluto, e allora purtroppo conviene abbandonare immediatamente questa strada, perché purtroppo mi porterebbe ad avere minimo 4 casi da studiare. E allora qui qual è la strategia migliore? Dal momento che due numeri sono uguali, se soltanto se i loro quadrati sono uguali, mi conviene passare ai loro quadrati, ossia andare a considerare che il quadrato di quello che c'è qui a sinistra, x al quadrato meno 3x, sia uguale al quadrato di quello che c'è a destra. Ricordiamo un'altra proprietà del valore assoluto. Se io ho valore assoluto di x al quadrato, questo è identico a x al quadrato, ossia fare il quadrato su un valore assoluto vuol dire non considerare il valore assoluto. Quindi vuol dire che queste parentesi per me sono delle parentesi del tutto normali adesso, cioè io posso tranquillamente dire x al quadrato meno 3x al quadrato uguale a x al quadrato più x al quadrato. Qual è il vantaggio? Ci sarà un grande vantaggio che scopriremo adesso. Intanto posso andare a raccogliermi sia in un caso sia nell'altro caso una x, ossia faccio una bella parentesi quadrata, metto in evidenza nella prima parentesi una x. Quindi, avendo messo in evidenza una x, mi rimane x meno 3. Chiusa parentesi tonda, chiusa parentesi quadra, e poi naturalmente non mi devo dimenticare del quadrato che ho adottato. Il discorso analogo da quest'altra parte, quindi avrò x che moltiplica x più 1, chiusa parentesi, chiusa quadra al quadrato. Ora andiamo a ricordare una proprietà delle potenze, semplicissima. Se io ho a per b e voglio elevare tutto a una certa potenza n, quella potenza n si va a spezzare sui prodotti, ossia diventa a alla n per b alla n. A questo punto, quindi che cosa avrò? Avrò x al quadrato, x meno 3 al quadrato, uguale x al quadrato, x più 1 al quadrato. Cosa sta succedendo? Che automaticamente vado ad eliminare x al quadrato. Questo che vuol dire? Vuol dire automaticamente, siccome noi in teoria stiamo lavorando con un polinomio di quarto grado, perché se andiamo a moltiplicare i vari polinomi scopriamo che arriviamo fino al grado 4, no? Se qui non avessimo avuto il colpo di genio, quindi io non avessi avuto il colpo di genio, di raccogliere la x, sarebbe uscito un polinomio di quarto grado, e quindi avrei avuto un mostro da studiare. Quel mostro da studiare corrisponde ai 4 casi che avevo menzionato prima. Invece adesso io mi sono già ridotto a 2 casi, perché ho un polinomio di secondo grado uguale a un polinomio di secondo grado. Che cosa succede? Quindi andiamo a semplificare questi quadrati adesso, cioè andiamo a fare il quadrato di questo, quindi x quadro meno 6x più 9 uguale a x quadro più 2x più 1. Che cosa notiamo? Che di nuovo i quadrati vanno via, e per quanto riguarda le lettere abbiamo, se spostiamo il 6x a destra, abbiamo un 8x, se sposto l'1 a sinistra ho 9 meno 1, 8, semplifico l'8 e ho 1 uguale ad x, ed ecco come ho trovato l'altro valore. E quindi questo conclude il mio esercizio. Immediatamente è uscito piccolo piccolo, non ho fatto granché, però se avessi fatto i 4 casi probabilmente starei ancora a fare l'esercizio. Naturalmente questa strada va bene se si ha occhio, nel senso che se non avessi raccolto quella x avrei fatto altrettanti conti in questo caso, quindi questa strada non è sempre scontata, bisogna essere in grado di saper fare le semplificazioni opportune, perché andandosi ad immergere in un polinomio di quarto grado come l'esercizio visto prima, per esempio, può essere molto laborioso. Invece così semplificando molte cose sono venute meno, e quindi questo ci ha dato la possibilità di concludere immediatamente l'esercizio.
Quindi in questo modo ho trovato che 1 è sicuramente soluzione, ma adesso che cosa manca? Manca da dire come mai 0 è soluzione? Ma quello è semplicissimo. Nel momento in cui io ho un'uguaglianza polinomiale e non c'è un termine noto, chiaramente 0 è sempre una soluzione, perché basta andare proprio nell'equazione originale e accorgersi che c'è x quadro meno 3x, x quadro più x, quindi se metto 0 per forza di cose mi esce 0 uguale a 0, ma questo l'avrei potuto anche ricavare da qui, cioè anche qui se metto 0 esce. Allora, per quanto riguarda invece il discorso dello 0, è una cosa di cui avremmo dovuto renderci conto sin dall'inizio, perché quando abbiamo un'uguaglianza polinomiale, se in questa uguaglianza polinomiale compaiono solo le variabili, cioè in questo caso abbiamo ad esempio x quadro meno 3x uguale x quadro più x, quindi non ci sono termini noti, allora per forza di cose 0 deve essere una soluzione, perché se io andassi a sostituire 0 e manca un termine noto, esce subito 0 uguale a 0. E quindi tutta questa discussione possiamo dire che la stiamo studiando per x diverso da 0, perché tanto x uguale a 0 posso subito dire è soluzione e la metto da parte, si vede subito ad occhio. E non c'è un metodo migliore di questo, piuttosto che andarselo a calcolare, cioè nei passaggi che abbiamo fatto pure siamo arrivati a questa conclusione qua, cioè che x quadro che moltiplica x meno 3 al quadrato uguale a x quadro che moltiplica x più 1 al quadrato. Beh, anche qui potremmo dire, guarda che se andiamo a sostituire 0, che è un po' lo stesso discorso che facevo all'inizio, automaticamente viene 0 uguale a 0, perché quando c'ho un fattore moltiplicativo in cui c'è la x, automaticamente 0 è soluzione. Mi spiego ancora meglio, cioè il caso nostro lo possiamo assimilare a un caso in cui abbiamo ax più bx quadro più cx al cubo uguale a 0. È chiaro che se io raccolgo la x, ho x che moltiplica a più bx più cx quadro uguale a 0, è ovvio che questa qui viene annullata da 0, quindi automaticamente 0 è soluzione. Se il grado minimo, possiamo dire, del mio polinomio è 1, degli addendi del mio polinomio è 1, allora per forza 0 è una soluzione. E questo in realtà l'abbiamo visto pure prima, anche in questo caso. Avevamo visto appunto che se, dicevo, anche prima in questo caso abbiamo visto che siccome compare sempre una x, allora automaticamente 0 è soluzione e quindi posso semplificare la x. La discussione x uguale a 0 la tengo da parte.